Eccola la peonia che ho iniziato a dipingere nell'ultimo video. Oggi ti mostro tutto il processo, come ho usato i pastelli Sennelier e i Rembrandt insieme e perché certi pastelli funzionano meglio in certi momenti. Ciao, benvenuto nel mio canale. Vi invito a iscrivervi per chi non l'ha già fatto. Per questo progetto ho usato i pastelli Rembrandt e i pastelli Sennelier, le matite pastello Carbotello e le matite pastello Caran-d'Ache. Come potete vedere, per gli strati primari uso sempre i pastelli Rembrandt, quasi sempre, perché su questi posso passare senza problema le matite pastello per creare le sfumature e i dettagli. Per i tocchi finali invece uso i pastelli Sennelier perché sono più pigmentati e danno quindi colpi di luce veramente intensi. Ora vi voglio parlare un po' delle matite Caran-d'Ache. Sono veramente un top gamma per le matite pastello e dico subito che scrivono molto meglio delle Carbotello sui pastelli Sennelier. Ma anche qui dipende dal pastello su cui vogliamo scrivere e dal colore della matita, quindi non sempre è vero, però bisogna tenerne conto quando si lavora su più strati. Per questo motivo suggerisco di fare la prima passata con i pastelli Rembrandt, poi passare alle matite pastello per fare le ombre e eventuali dettagli e poi infine dare gli ultimi colpi di luce, ad esempio sui tratti più bianchi e chiari del petalo, i pastelli Sennelier, o anche ad esempio dopo per uniformare il colore dei Rembrandt. Con l'esperienza si riuscirà poi ad ovviare a questo problema e si potranno miscelare perfettamente i colori. Poi può sempre succedere l'imprevedibile, per esempio in alcuni punti, dopo aver passato i pastelli Sennelier, mi sono resa conto che mancavano delle ombre. A quel punto cosa ho fatto? Ho provato a scrivere con i pastelli verdi, ma non scrivevano né i Carbotello né le Caran-d'Ache. Così ho sporcato il polpastrello con un verde scuro, quasi nero, della Sennelier, tra l'altro un verde bellissimo, perché appunto è un sostitutivo del nero, e l'ho sfumato semplicemente con un dito. Ripeto che sarà soltanto con l'esperienza che si potrà ovviare a questi inconvenienti, man mano riuscirete a capire come risolverli. Il pastello del resto è una tecnica che bisogna proprio sentire, perché appunto abbiamo a che fare con i nostri polpastrelli. Si prende il colore direttamente con le mani, senza l'ulteriore mezzo del pennello, ad esempio. Per quello dico che bisogna proprio sentirlo, e questo sentirlo vi farà capire come ovviare anche a questi piccoli inconvenienti. Sarete creativi nel vero senso della parola. Vi chiederete: ma come hai fatto a prendere i colori da tutte queste scatole? All'inizio del progetto ho preso semplicemente i colori che mi potevano essere utili da ogni scatola e li ho messi in una scatola a parte. La parte più difficile è stata la parte centrale, con i pistilli gialli del fiore. Ho prima coperto con un pastello Rembrandt rosa l'intero campo, poi ho cominciato a fare i pistilli col giallo, poi ho dato le ombre degli stessi e infine qualche luce con un giallo più chiaro. Alla fine ho dato i colpi di luce finali sui petali con un pastello bianco della Sennelier senza sfumare, proprio per lasciarli vividi. Ho voluto registrare l'intero processo perché secondo me è utile vedere qualcuno mentre disegna o dipinge. Forse serve più di 1000 parole.
i movimenti stessi della mia mano entrano un po' nel vostro inconscio e quindi penso sia utile avere tutto il processo. Se avete domande mettetele pure nei commenti e vi ricordo come al solito di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdere altri video. Io vi ringrazio e vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!